Ich freue mich, dass wir heute im Europaparlament diese Konferenz haben mit Gewerkschafterinnen, Hafenarbeiterinnen und Friedensaktivisten. Denn es geht um die Frage, wie wir Waffenexporte tatsächlich stoppen können. Stoppen können in einer Zeit, in der europäische Waffen in diversen Kriegen in aller Welt mitwirken. So zum Beispiel Waffenexporte aus Italien, die am brutalen Jemenkrieg beteiligt sind. Ich bin stolz darauf, dass wir hier Arbeiterinnen haben, Hafenarbeiterinnen aus Italien, aus Genua, die mit einem Streik genau diese Waffenexporte gestoppt haben. Denn klar ist, wenn die regierende Politik immer mehr auf Krieg, auf Aufrüstung und Waffenexporte setzt, dann ist es die Zivilbevölkerung und dann sind es die Arbeiterinnen und Arbeiter an den zentralen Schaltstellen, die das stoppen können. Und das wollen wir als Linke fordern. Hier können sie sich vernetzen, hier haben sie sich vernetzt und wir hoffen in Zukunft noch mehr Widerstand aus der Zivilbevölkerung und von der Arbeiterschaft zu organisieren. Gegen Waffen, die in aller Welt Tod, Leid und Zerstörung mit sich bringen und in Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern, die überall auf der Welt in diesen Kriegen leiden und tatsächlich zur Flucht gezwungen werden oder ihr Leben lassen müssen. Diese Kriege sind nicht unsere Kriege. Deshalb ist unser Widerstand dagegen so wichtig. L'associazione Weapon Watch promuove questo incontro di molte associazioni europee perché il commercio delle armi è un commercio internazionale, perché questo commercio internazionale può essere ostacolato, bloccato, vi si può protestare contro soltanto con una rete internazionale e del resto la logistica delle armi, la logistica della difesa è un'operazione, è una catena logistica internazionale, immediatamente internazionale e quindi bisogna che le proteste siano alla stessa altezza di dimensione geografica della catena logistica militare. La produzione militare è a livello nazionale, ma il commercio è a livello internazionale. Da anni nel porto di Genova blocchiamo il traffico di armi delle varie navi che sono indirizzate nei conflitti più sanguinosi dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Uno tra questi è la guerra in Yemen. Stiamo cercando anche di far valere quella che è la legge e la Costituzione italiana. In questo caso l'Italia viola una legge che è la 185 del 1990 e l'articolo 11 della Costituzione. La legge di per sé dice che sul suolo italiano è vietato il transito di armamenti in quegli stati che usano come risoluzione finale l'atto della guerra. L'articolo 11 dice palesemente che l'Italia ripudia la guerra in ogni sua forma. In tutto questo noi abbiamo fatto scioperi e blocchi per evitare che passassero queste armi e la risposta dello Stato italiano è stata quella di associarci a un'associazione a delinquere. Quindi su di noi cade, un pendente penale molto grave per quella che è la legge italiana. Qua c'è una contraddizione che è quella che mentre noi chiediamo di far rispettare le leggi, lo Stato italiano dà dei delinquenti, mentre i delinquenti sono il governo Draghi e lo Stato italiano in questo caso. Il tema del blocco delle armi verso le guerre da tutti i porti, non solo italiani ma anche dagli aeroporti anche europei e di tutto il mondo, è un tema che deve toccare i lavoratori, che deve toccare la coscienza e l'avvertenza nei luoghi di lavoro, deve partire attraverso la consapevolezza delle organizzazioni sindacali che queste guerre e questa guerra in particolare, quello che sta succedendo in Ucraina, ci stanno portando verso una deriva veramente pericolosa. Questo è lo scopo di oggi, lo scopo di questa riunione, di cominciare a costruire insieme un percorso che dai lavoratori dei porti a tutti i movimenti politici si arrivi a un blocco delle armi e a togliere il profitto che sta ammazzando il mondo. Die EU schwingt sich auf zu einer Militärmacht und behauptet, durch Waffenlieferungen für Sicherheit zu sorgen. Damit unterstützt sie die Rüstungsindustrie in einer neuen Dimension und kreiert eine Ökonomie der Angst, in der die Angst, Konflikt und Krieg Motor der Wirtschaft werden. Wir müssen mit dieser Logik brechen und wir müssen sagen, dass Waffen keine Sicherheit schaffen, sondern alle drei großen Krisen unserer Zeit noch weiter verschlimmern. Und diese sind das Artensterben, der menschengemachte Klimawandel und der drohende Atomkrieg. Full support and solidarity with the workers' strikes and actions that have been happening. I've been involved in the anti-arms trade movement for over 10 years, and this is one of the most inspiring events I've been to.